Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Rendiamo omaggio al Carnevale, festa alla quale il teatro è legato per vari motivi, come l'apertura delle stagioni d'opera, le feste di Carnevale che si svolgevano nei teatri, nelle platee, e una delle opere liriche più note termina con una festa del Bue Grasso che si sente da una finestra. Vi leggo un articolo con un disegno che ripercorre il Carnevale dalle origini al presente. Il presente in questo caso è il 1914. Il disegno è intitolato Fine di Carnevale a Milano, al veglione L'Incantesimo del Venerdì Grasso, indetto dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti alla Scala. Impressioni da un palchetto di Luigi Bompard. Leggo l'articolo. Il Carnevale dalle origini al presente. Se si cerca l'etimologia di questa parola, la si trova, dicono alcuni, derivanti da carne e vale, usata per prender commiato, onde quasi avrebbe il significato di addio carne. Infatti Carnevale non significa tutto un lungo periodo di tempo, ma solo alcuni giorni che precedono la Quaresima. L'odierno Carnevale ha similitudine molta con i Cherubs degli Egizi, i Baccanali dei Greci e i Saturnali dei Romani. È notevole che ognuno di questi periodi d'orgia e di licenziosi piaceri trova la sua origine nella religione. È notorio come gli egizi e greci usassero, durante le feste religiose, di travestirsi e mascherarsi per rappresentare sotto l'aspetto umano le immagini degli dei, delle dee e degli eroi. I cherubs degli egizi cadevano nell'equinozio d'autunno e furono istituiti dai sacerdoti venuti dall'Etiopia per festeggiare le loro divinità. Non parmi privo di interesse narrar come essi celebrassero tali feste, dette anche feste dei buoi. Nei primi giorni del settembre i sacerdoti facevano ricercare per tutto l'Egitto il bue più bello, più forte, più grasso. Trovatolo, lo rinchiudevano in un recinto riservato e lo si circondava di cure e di omaggi. Narra così un'antica cronaca. A servirlo erano destinate 12 elette donzelle, ed i sacerdoti l'adoravano mattina e sera. Alcuni giorni prima del sacrificio, fra gli stessi sacerdoti erano scelti degli artisti, il cui incarico era di indorare le corna dell'animale, coprirlo con stoffa di seta e di oro, e dipingergli sul corpo ornati simbolici misti a geroglifici. Così accomodato si faceva uscire il bue dal recinto e lo si conduceva a zonzo per tutte le vie di Alessandria con un fanciullo sul dorso. Uomini e donne, adulti, giovani e vecchi, travestiti o mascherati, a piedi o sopra camelli, cavalli ed asini, seguivano l'animale, canterellando inni in sua lode o biascicando preci. Venivano poi le donzelle che lo avevano servito. Soldati ed ufficiali facevano ala per le vie al suo passaggio. Dal momento in cui il bue usciva dal sacro recinto, per tutto l'Egitto incominciavano le feste, i godimenti pubblici, le mascherate, che duravano 7 giorni, durante i quali ogni mattina si ripeteva la passeggiata del bue e terminavano la sera del settimo, cioè la stessa in cui si sacrificava l'animale. Nell'uccisione era cosa da poco che il bue veniva condotto al Nilo con ogni sorta d'onori. Lo si annegava nel fiume fra le danze, i canti, i banchetti degli astanti e le preghiere dei sacerdoti. Secondo alcune tradizioni, questi ritiravano l'animale dalle acque per imbalsamarlo, ma altre dicono che il bue venisse vivo ritirato dal Nilo per essere poi ucciso, e le carni succolenti mangiate nei sotterranei del tempio di Iside.
Non sta in me di ricercare quale delle due versioni sia la vera. Certo è che finora nell'Egitto non si è mai trovato un bue mummificato. Terminato il vero e il falso annegamento, tutti ritornavano alle proprie occupazioni ed era severamente proibito di fare alcuna cosa che avesse il carattere di festa. Antiche storie, riprodottesi per tradizioni popolari, narrano come in quei 7 giorni di baldoria fosse permesso ogni eccesso. Le donne potevano avere libero commercio con gli uomini, purché questi, al par di quelle, restassero completamente mascherati. Con Prammenito, ultimo re d'Egitto, cui il persiano Cambise tolse il regno nell'anno 529 a.C., cessarono i cherubs, già divenuti del tutto profani fin dall'epoca di Sesostri, il fondatore della dinastia dei faraoni. Ciò che cessava in Africa si affermava poi in Grecia e con tali similitudini di forma e di epoca da non lasciare dubbio alcuno sulle loro affinità di indole e di idee. Anche i baccanali avevano luogo durante l'equinozio autunnale, solo che la durata era minore perché di 3 giorni è proprio il 20, 21 e 22 settembre. Le stesse cerimonie osservate nella processione del bue furono conservate nella processione bacchica. In sui primordi era il dio Bacco, rappresentato in forma umana, a cavalcione di un asino o seduto in un carro tirato da bianchi tori. Gli si contornava la testa con edera, pampini e grappoli d'uva. Gli si insudiciava il viso di lordure. Accanto gli stava il vecchio e fedel servo Sileno, che anche lui a cavalcioni di un somaro vuotava coppe di vino una dopo l'altra, con rari intervalli. Per le vie uomini e donne, travestiti e mascherati, cantavano e danzavano, proprio come in Alessandria. Anche in Grecia, nei teatri rappresentavansi commedie, il cui principale argomento era Bacco, ora disceso nell'inferno, ora ucciso dai Tritoni e risuscitato. A Scio ed a Tenedo la morte di Bacco era rappresentata dal finto sacrificio di un uomo. Questi baccanali, sorti per venerare un dio, onorarlo con solenni feste, non tardarono a degenerare in delittuose orge e di religioso conservarono solo il nome. Divennero nefandi e mostruosi, commettendosi ogni specie di oscenità ed immoralità, quando i principi filosofici di Talete e di Pitagora cessarono di avere influenza sulla società greca. Cadde la teoria che la notte si dovesse consacrare a Morfeo e da poco a poco i baccanali raggiunsero l'apogeo nelle ore notturne, quasi annullandosi durante il giorno. Il favore dell'oscurità permetteva ogni specie di turpe azione, la perpetrazione di qualsiasi atto immorale o delitto, il cui autore poteva facilmente restare ignorato grazie alla maschera e al travestimento. I baccanali ebbero grande influenza sulla decadenza della Grecia e fu in gran parte loro colpa se quella straordinaria civiltà classica, depravata nei gusti, si spegnesse come una grande meteora. Gli Etruschi e i Romani ne raccolsero i frantumi e questi furono così possenti da dar vita a 2 nuove, non meno grandi civiltà. La storia insegna che ogni civiltà che sorge conserva parte di quella a cui segue. Gli Egizi presero dai Persiani, i Greci dagli Egizi, i Romani dai Greci, il Cristianesimo dal Paganesimo, e fu così che la civiltà romana, innalzandosi a detrimento della Grecia e sulle vestigia della civiltà greca, ne ritenesse non pochi usi, fra cui baccanali. Però questi, cangiando paese, si moderarono, direi quasi si moralizzarono ed andarono innanzi per vari secoli
con il nome di Lupercali, cioè festa in onore del dio Pane e della moglie di Faustolo detta Lupa, che dice si allattasse Romolo e Remo. Per molto tempo non provocarono grandi disordini e scandali, tuttavia finirono con degenerare ed il Senato romano nell'anno 186 a.C., per evitare che quelle orge corrompessero del tutto i costumi della popolazione già parecchio rilassati, li proibì comminando le più severe pene. Ma scorsero parecchi anni e sursero i Saturnali, cioè le feste in onore di Saturno, protettore dei Latini. Il periodo dei godimenti pubblici non fu più quello dell'equinozio autunnale, ma trasportato nel dicembre proprio dal 15 al 21. Quasi ad ispirare nel popolo grandi e nobili divisamenti, le feste erano civili e morali, ma dopo i primi anni cangiarono natura, e chi degli egizi o dei greci fosse rinato, creduto le avrebbe dai cherubs o dai baccanali. In tutta Italia si facevano processioni in onore del bue api degli egiziani o del bue ratore dei greci. Non si vede più Bacco, ma accanto a Saturno compariscono, fra i mimi che gli fan corona, i germi del Pulcinella e dell'Arlecchino. Il primo lo si chiama Maccus. Il suo volto era metà annerito, all'estremità delle labbra dei sonagli e sul capo un berretto frigio. Il secondo, Planipes, non aveva calzari, la testa calva e vestiva un abito fatto con brandelli di stoffa dai vari e vividi colori che forte si stringeva nella cintura dandogli grazia ed agilità. Planipes ballava sempre, era in continuo movimento e nelle farse in cui prendeva parte faceva mostra d'arguzia e sfoggio di motti spiritosi. Fu poi sotto l'impero che comparve con il nome di Cucullus l'odierno Domino o Bavutta, posti poi in grande uso dai veneziani durante lo spionaggio della Repubblica. Con il declinare della grande civiltà romana i Saturnali divennero plateali ed immorali e perduto ogni originario religioso ricordo, il patriziato si astenne dal più intervenirvi e di essi divenne padrona la plebe. Quando ciò avveniva, il cristianesimo appariva all'orizzonte e compiutesi il grande dramma del Calvario, tutta una nuova era di luce e di progresso fecesi strada nell'oscurità della decadenza pagana. Più i seguaci della nuova legge s'accrescevano di numero e più i Saturnali divenivano immorali, ma perdevano di proseliti, giacché ogni romano che si accostava al fonte battesimale con orrore e disgusto si allontanava dalle orge pagane. Ed allorché Costantino nell'anno 313 pubblicò il famoso editto a favore dei cristiani, dei Saturnali non restavano che poche ed indecenti vestigia, più un ricordo che un fatto, più un'ombra che una realtà. Né essi potettero riprender vigore con le invasioni barbariche, perché le immoralità e le dissolutezze voluttuose o delittuose sono prodotti esclusivi di certe civiltà nelle quali si sviluppano istinti perversi coperti da pseuda gentile vernice. Passano i secoli e di baldori e festuaiuole di piazza sembra se ne sia perduto anche il ricordo, ma nel VII secolo i Longobardi hanno lasciato la primitiva rozzezza. Il caldo sole d'Italia ha rilassato i loro severi e barbareschi costumi. La razza invadente si è fusa con la invasa, ne ha preso gli usi ed ecco venir fuori, anche con carattere religioso, la festa dell'asino e dei pazzi. In queste si richiamano i simboli dei cherubs, dei baccanali e dei saturnali.
solo che a celebrarli si stabilisce il periodo annuale dal Natale all'Epifania. Con Pipino e Carlo Magno la festa dei pazzi valica le Alpi, passa in Francia, ove in breve domina ed impera. Ogni anno l'accresceva di un'orgia maggiore e si giunse a tanto che nel XV secolo la Sorbona ed il Concilio di Sens, preoccupandosene seriamente, ritenendo cotali feste quali estrinsecazioni del paganesimo e della idolatria, ottennero che venissero proibite. Lo furono, ma per poco. E nel 1500, cioè in una epoca in cui l'Italia raggiungeva l'apogeo del suo rinascimento letterario ed artistico, vi ritornava da Francia la festa dei pazzi e trasformata in certi usi prendeva il nome di Carnevale, rappresentato da un pupo grosso e grasso, dal viso sporco e dalle mani sudice. Maccus e Planipes risorsero più spiritosi, più arguti, più galanti e più vivaci, sotto i nomi di Pulcinella e di Arlecchino. Intorno ad essi ecco far capolino tutta la pleiade delle maschere italiane. Ogni città volle avere la sua speciale, donde nacquero Pantalone, Stenterello, Gianduia, Meneghino, Pasquino e tanti altri minori del buon tempo e dell'allegria. Mille fogge diverse cominciarono a mostrarsi per le vie dal 17 gennaio al dì delle ceneri. In varie città si stabilì il sacrificio di Carnevale, quasi a copiare quello del bue degli Egizi, o il simulato di Bacco dei Greci. Il Carnevale cominciava povero, stentato, ma più si andava verso la Quaresima, più la civiltà moderna si dava al sollazzo, ai canti, alle orge, alle danze e a tutta quella gioia fittizia e piazzaiuola, i cui resti siamo stati a vedere e vediamo ancora oggi in non poche città, senza che mai avessero raggiunta la nefandezza e la lussuriosa immoralità dei tempi passati. Ciò si può dire a nostra gloria anche negli anni in cui il Carnevale fu più fiorente, non trascese mai come nell'antichità, ne accenna oggi a seriamente risorgere. Si hanno dei conati, si fanno dei tentativi per incoraggiare, si dice, il piccolo commercio, ma a mio credere esso è in piena decadenza e questa è tanto più seria in quanto non è effetto di editti o di proscrizioni, ma di progresso istruttivo ed educativo. La libertà ben intesa e la istruzione popolare sono due fattori potenti contro le baldorie nelle vie. E se in talune città, come Nizza, Colonia ed altre, esse hanno ancora vita, difficilmente escono dai limiti del ben vivere e del rispetto altrui. La vita del Carnevale è oggi stentata, meschina, grama, a sostenerla occorre tirar fuori la beneficenza, è vita di chi doman morrà. Il contributo è firmato Nicola Lazzaro. Spero che questa narrazione sia stata interessante. Come avete visto, mi sono un po' dilettata nel colorare questo disegno perché per noi il Carnevale è colore. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!